Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, non so come si veda, speriamo bene, questo è il piccolo investimento che ho fatto sul canale, questo smartphone di ultimissima generazione. Allora, volevo iniziare questo video in cui parleremo della seconda esperienza avuta da Anna Maria e di cui abbiamo parlato nel video. Sapete che era sotto operazione, ha avuto ovviamente questa emorragia e quindi poi ha incontrato il papà, mentre la mamma, anche essa defunta, era in missione per i bambini che venivano colpiti dalla guerra in quel periodo nella ex Jugoslavia. Quindi oggi vediamo la seconda volta di Anna Maria. Prima di tutto però volevo ringraziarvi sempre di cuore per il fatto che mi seguite, mi state vicino, per le molte richieste che mi fate. Io spero di rispondere a tutti. Se qualcuno non gli viene risposto mi rifaccia la domanda, perché ovviamente può essere che qualcuno mi sfugga, perché mi scrivete fra le altre cose su tanti social diversi e una notifica qua, una notifica là, magari uno sta lavorando, è a fare la spesa, dorme, perché ogni tanto bisogna anche dormire e gli sfugge qualche messaggio. Per cui abbiate pazienza, il lavoro sta diventando così tanto che ci vorrebbe uno staff solo per rispondere ai vostri commenti e alle vostre richieste. Altra cosa, sono stati bannati un paio di utenti che poi uno mi ha scritto ma perché qui, perché là, perché su, perché allora, come ho già definito e determinato, non voglio né cose, diciamo così, né estremisti religiosi e né estremisti scientisti. Allora, qua se vogliamo, stiamo insieme facendo un percorso per conoscere la verità e quindi questo percorso deve essere fatto con apertura di cuore e di mente, senza tradire se stessi, senza tradire la propria fede, eccetera, ma con il beneficio del dubbio nei confronti di cose che magari non ci aspettavamo, che non ci piacciono o che ci piacciono. Ecco, sempre con un pochino di apertura mentale. Ricordatevi che lo scopo l'obiettivo è superiore ai punti e alle virgole su cui a volte noi esseri umani ci fermiamo, guardando al dito e non alla luna. Bene, allora andiamo a parlare della seconda esperienza di Anna Maria. Anna Maria questa esperienza l'ha avuta nel 1990, quindi non moltissimi anni fa. Una sera, come tutte le sere, lei andò a letto e si mise a leggere. Questa cosa della lettura serale che le attendeva con ansia le era venuta dopo l'NDE, perché le era sorto questo desiderio di voler imparare, capire, apprendere, e quindi era un momento veramente piacevole. Quella sera però vide che c'era qualcosa che non andava, perché dopo poche righe cominciavano a chiudersi gli occhi e solitamente lei leggeva per parecchio tempo prima di addormentarsi. E un po' sbuffando con se stessa appoggiò il libro sul comodino e si sdraiò completamente per dormire, dicendo: ma guarda te, se deve venirmi sonno così in fretta che volevo leggere questa parte di libro. Dopo un minuto, forse due, che si era coricata, quindi non era ancora completamente addormentata, sentì come ci fosse una presenza nella camera da letto. In fianco c'era il marito che dormiva della grossa, per cui lì per lì non ci fece caso. Però questa sensazione di presenza era così forte che la obbligò ad aprire gli occhi e guardare verso il fondo del letto, verso i piedi del letto, e lì vide un cerchio di luce luminescente
che aleggiava appunto nell'aria. Un po' stupita, spalancò gli occhi e si mise seduta sul letto e si accorse che in fondo ai piedi del letto c'era una sagoma, c'era qualcuno seduto. Aguzzando ancora un po' più la vista nella penombra, che questo cerchio di luce illuminava un pochino la stanza, vide che quella sagoma che lei vedeva era la sua mamma. Ovviamente le si riempì il cuore e la mente di molte emozioni quando sentì il pensiero della sua mamma all'interno della sua testa, che le chiedeva se avesse avuto voglia di fare un altro viaggio in quel mondo incredibile che è la vita dopo la morte. Ovviamente Anna Maria non se lo fece ripetere. Lei non vedeva l'ora di tornare in quel mondo e soprattutto di non tornare più sulla terra. Voleva restare con la sua mamma, col suo papà, nonostante il marito e la figlia sulla terra. E quindi subito con gioia disse di sì, andiamo. Improvvisamente si sentì come proiettare fuori. Fuori da dove, dite voi? Si ritrovò fuori dal proprio corpo e quindi iniziò a salire con la mamma attraversando una specie di nebbiolina, come una specie di nuvola. Sapete quando l'aereo sale in quota, passa con la nebbiolina, poi la nuvola e poi arriva sul sole azzurro. Quindi niente tunnel questa volta, in quanto non era in pericolo di vita, ma attraverso questo passaggio si trovò nel mondo che aveva già visitato durante la sua morte sul tavolo operatorio. Appunto che si ritrovò nel mondo che aveva visto durante la sua NDE, quindi con questi colori cangianti, queste erbe verdissime, queste cose meravigliose. E lì si fece prendere dalla gioia, dall'entusiasmo, da quel senso di pace, serenità, di libertà. E la mamma la richiamò un po' all'ordine, disse vieni verso di me che ti stai allontanando, Anna Maria, troppo. E mentre la mamma la invitava a seguirla, vide una specie di panca rotonda su cui erano sedute delle persone che lì per lì non riconobbe. Allora la mamma, sorridendo, le fece cenno di guardare bene e guardando bene vide che in mezzo a queste persone sedute a semicerchio c'era il suo babbo, c'era suo papà, poi riconobbe la sorella, sebbene cresciuta, la sorella che era morta all'età di 2 anni per poliomielite, sua sorella che lei non aveva mai conosciuto perché era morta di poliomielite nel 1941, ma la riconobbe subito, come riconobbe la sua bambina che però non era più piccolina come purtroppo se n'era andata, ma era grande perché era cresciuta come crescono i bambini sulla terra. Allora si mise subito a conversare con la sorella, si sedette vicino alla sorella e prese in braccio la sua bambina. Era veramente un momento di gioia suprema. Proprio Anna Maria racconta questa cosa come uno dei momenti più belli di cui lei abbia ricordo. Si perse nel raccontarsi con la sorella e videro che avevano le stesse passioni, che avrebbero avuto le stesse idee, tutte e due volevano fare le maestre d'asilo, per esempio, e quindi avrebbero potuto fare qualcosa insieme, che lei avrebbe voluto partecipare a questa vita insieme con tutte loro. Il papà, che però era vigile sui discorsi che stavano facendo, richiamò la figlia all'attenzione. Non era il suo momento e avrebbe dovuto anche questa volta tornare indietro. Maria ci dice anche che non sentiva nessuna fisicità, che c'era questa libertà, questa sensazione un po' di poca consistenza fisica, molto, molto spirituale, molti sentimenti forti che la
che la accoglievano, che la raggiungevano, ma tutti tranquillizzanti, tutti belli, era così felice, lei non voleva andarsene, non voleva tornare, guardò più volte il papà come per dire papà no, voglio rimanere qua con voi, ma papà era inflessibile, devi ancora una volta tornare indietro. Allora allargò le braccia, Anna Maria, come per abbracciare tutti, li sentì il loro abbraccio, il loro amore, il loro coinvolgimento e si sentì improvvisamente come un tuffo e si ritrovò nel suo letto. Si trovò all'interno del corpo fisico con tutte le costrizioni e gli obblighi che ha un corpo fisico. Con un bellissimo ricordo nel cuore di questo momento passato ancora con i genitori, con i suoi cari, ma con una grandissima tristezza per essere dovuta tornare indietro. Anna Maria disse che se già era cambiata con la prima NDE, con questo nuovo viaggio insieme alla mamma nel mondo dell'aldilà, così possiamo definirlo, era cambiata totalmente, pur avendo avuto una vita difficile, travagliata, con lutti in famiglia, eccetera, aveva completamente, con questo ulteriore colpo, chiamiamolo così, di emozioni fortissime, fra le altre cose, aveva completamente cambiato il punto di vista della vita. E quindi con molta gioia affrontava anche le nuove avversità. E così tutt'oggi, visto che Anna Maria è ancora tra di noi. Bene, con questa seconda parte concludiamo l'esperienza di Anna Maria con l'aldilà, con questo mondo in cui noi andremo a vivere una volta terminato il nostro percorso nella vita qua terrena. Spero che questo racconto di questa esperienza vi sia piaciuto. La prossima sarà un po' meno carina. Sto lavorando per cercare di portarvi questa NDE negativa, che è un NDE particolare perché la persona è tra la vita e la morte e quindi è un va e vieni continuo che dura l'arco di una notte, ma lo vedremo nei particolari appena avrò la possibilità di terminare anche questo video molto particolare. Sto lavorando per fare in maniera che non abbia censure qua, nel caso vi avviso, vi informo e ve lo metto su Telegram. Ricordatevi di iscrivervi al canale, qua siete solo il 20% siete iscritti, iscrivetevi, è gratuito, potete poi dimenticarvene per sempre, tanto l'iscrizione non ha nessun coinvolgimento con voi, però per noi, per i canali YouTube e per i video che vengono così diffusi maggiormente è molto importante l'iscrizione, il like, la condivisione. Mi raccomando, fate queste piccole cose che mi siete di aiuto e di sostegno. Ci vediamo in un prossimo video, con l'occasione spero di fare un piccolo video augurale, ma nel caso vi auguro una buonissima Pasqua, che sia una Pasqua serena, piena di buone cose e piena di spiritualità. Un abbraccio da me, ciao a tutti da Ermanno.